con la pioggia o con il vento la Tantillo è sempre qua, non fa rima, ma è così. Con la pioggia e con il vento non preoccuparti, io ti sento. Ecco, perfetto, vedi che non c'è da fare una piega, no? Buonasera a tutti. Buonasera. Bentornati sul mio canale Le Storie di Corrado, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete video, fateci pubblicità, dateci 1 milione di euro, insomma fate quello che volete purché ci facciate tanta e mi fate tanta pubblicità. Posso lasciare l'Iban? L'Iban, sì, non c'è problema. Anche la Postepay va bene. Anche tutto, basta che arrivino soldi, noi siamo contenti. Sì. Allora, oggi la Tantillo è qui dopo lo spettacolo di Cremona, è passata una vita, sembra una vita, ma invece era giusto poche settimane fa. E è tornata qui giustamente perché aveva una fottuta malinconia del suo artista preferito. Vabbè, insomma, no, più che altro perché c'avevi una ribolla gialla che andava bevuta. Ecco, che me l'hai comprata tu tra l'altro, quindi vedi? No, quella l'hai presa tu, io ho portato i pasticcini. Giusto, ok, perfetto, quindi vabbè, insomma ho portato le pastarelle. Come sempre mangiamo e beviamo a tradimento. Sì. Però siamo anche qua, adesso insomma Roberta leggerà un paio di poesie, io vi canterò una canzone, sarà un video lampo perché stiamo andando avanti a pensare a cose nuove, a come procedere, ma soprattutto a dire un paio di cose importanti. Allora, visto che l'Italia è un paese insomma dove da dopo il Covid non si è più arteggiato, si può dire così? Sì, ma neanche prima. Ma neanche prima, esatto, un paese un pochino così, no? Muffo. Ecco, quindi noi avevamo pensato che la nostra arte, non facciamo niente di incredibile, però siamo bravi, secondo me siamo bravi, abbiamo delle storie da raccontare, le mie e quelle di Roberta, tutte in musica e poesia, per cui insomma non ci sono tanti progetti come questo secondo me, e quindi pensavamo di farvi una proposta, lo lascio dire alla Tantillo, almeno fa qualcosa. Sì, si potrebbe riassumere così: se Maometto non va alla montagna, bravissima, la montagna va da Maometto, quindi esattamente. A noi ci è venuta un'ideona stasera, sì, e abbiamo dato intanto un nome al progetto, e lo dico? Sì, di tutto. E abbiamo pensato di chiamarlo Arte in Casa, tutto attaccato. Sì. Cosa vuol dire? Noi ci offriamo spontaneamente per entrare nelle vostre case fisicamente, in carne e ossa, più carne che ossa, non soltanto tramite video, e veniamo proprio a casa vostra, cioè entriamo dalla porta, ingresso, così citofoniamo. Prima siamo educati. Citofoniamo, se occorre ci togliamo anche le scarpe, perché magari uno c'ha il parquet, c'ha queste cose, e ci portiamo dietro i nostri ferri del mestiere, e nel vostro salotto, nella vostra cucina, nel tinello, insomma dove meglio. Nel bagno magari nel no, bagno perché è un po' piccolino, a meno che non abbiate un castello, sì, a posto di una il bagno casa della Ferragni. Esatto. Ma ecco, dove più vi aggrada, noi imbastiamo il nostro spettacolino per gli astanti, per le persone che saranno comodamente sdraiate sui vostri divani. Sì, tra l'altro, ecco, faccio uno spoiler che non dovrei, ma lo faccio. Allora, voi ci conoscete un pochino così, no? Nel senso, io canto le mie canzoni, Roberta legge le sue poesie, cerchiamo di incastrare le due arti, i due mondi affinché si trovi un punto in comune, e così raccontiamo le nostre storie e anche le storie degli altri, perché poi l'ho detto in una recente trasmissione radiofonica dove sono stato invitato, mi hanno detto: ma tu racconti la tua vita? No, racconto quella degli altri con gli occhi miei. Ecco, giusto. Più o meno è quello che faccio solitamente da sempre, è quello che fa anche Roberta tendenzialmente, e per cui noi faremo questo però, quindi questo è quello che conoscete di noi, però abbiamo anche in mente altre cose nuove, che sono stuzzichevoli, stuzzicanti e appetitose, per cui insomma ci sarà da divertirsi, o meglio voi vi divertirete se ci ospitate. Certo. Io sono stato tanti anni fa a Parigi e mi ricordo di aver conosciuto una cantautrice meravigliosa che si chiama Soem, e lei mi disse: caspita, ma voi in Italia non lo fate? Dico: no, è difficile che si facciano concerti a domicilio, o comunque ce ne sono pochi. No, io li faccio, ne faccio tanti, e che cosa faccio? Faccio l'offerta a cappello, e dopodiché ovviamente mi faccio offrire la cena. Ecco, questo è quello che noi chiederemo.
un'offerta a cappello e poi la cena da parte del padrone di casa, che Sì, ma giustamente si aperitivo. porrà anche il problema di dire: caspita, ma questi due artisti che gli do in cambio? Ecco, noi cerchiamo una ottima cena, e non dico stellata, comunque insomma ottima cena, e metteremo un cappello, insomma, e poi venderemo le nostre arti, quindi i nostri dischi, le nostre poesie, le sue poesie, e affinché insomma le persone conoscano di grado in grado, di passo in passo, tutte le nostre vicende umane e artistiche. Secondo me è un modo anche per abbattere le barriere del locale che non ti invita più, del locale che non fa più niente, perché da locale notturno dove si fa musica live sono diventati tutti apericena, apericazzo, scusa, si può dire? No, metto il beep dopo. Ormai l'hai detto. Ecco, ormai l'ho detto, però insomma sono diventati tutti locali alla moda, che poi non so cosa ci sia di bello in questa moda, perché strafogarsi a 10 euro per non sentirsi neanche quando si parla, penso che non sia tanto agevole. E noi, ecco, facciamo qualcosa di diverso, che prima nella Milano da bere, perché quella era la Milano giusta, si faceva. Ecco, noi la rifacciamo, però ve la portiamo a casa. Voi dovete stare in ciabatte, Sì. e non dovete cercare parcheggio, il parcheggio lo cerchiamo noi. Sì, Ecco. ecco. Sì, questa è un'idea che insomma secondo me funziona, perché quando anche inviterete a casa vostra parenti e amici, Sì, oltre a offrirgli qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, godranno anche di uno spettacolo di musica e poesia e intrattenimento, esatto. che sicuramente li sorprenderà. Poi ovvio che se ci chiedete di fare un Capodanno, un Natale, si può valutare, insomma, no? Un compleanno, È un compleanno, insomma, non è che veniamo solo Un divorzio. in momenti morti. Sì, ecco, un divorzio magari diventerebbe un po' più difficoltoso. ma che ne sai, ma sai, uno magari si lascia bene. Un battesimo, no, un battesimo il battesimo. bambino piangerebbe troppo. Insomma, facciamo tutto, ecco, facciamo tutto. Funerale? Funerali anche, Funerale? sì. All'americana? All'americana, esatto, tipo Whoopi Goldberg che cantano fuori. Insomma, faremo un po' di tutto, però ve lo porteremo lì, a casa vostra, lì dove siete adesso in questo momento che ci guardate. Tu vedi la casa di qualcuno lì, no? Sì, aspetta. Signora, i piatti, i piatti, c'ha l'acqua che viene fuori dal lavandino. Ecco, vedi, quindi Ecco. bisogna darsi. Tra l'altro, ecco, una cosa, io la dico qua, ma tanto non posso invitare tutti perché casa mia è piccola. Però già una cosa così la sperimenteremo al mio compleanno, perché Sì. verranno qui dei nostri amici di Torino che insomma sono amici cari veramente, e verranno qui a festeggiarmi e a festeggiare questo 53esimo compleanno, che me possino cegamme, come dicono a Sei un Innsbruck. ragazzo, pensa che la settimana prima lo faccio io il compleanno. Esatto, quindi siamo di maggio e non tutte e due. 53 Ecco, di vabbè. più. E quindi già faremo questa, insomma, prenderemo come cavie Rino, Monica e Francesca e Paolo, che saranno appunto questi invitati, i nostri amici, che salutiamo. Ciao. Ecco, e quindi già una prima data la faremo, insomma, ma poi siamo abituati a stare a casa, perché siamo sempre a casa. Per Cioè, forza. siamo più casalinghi Quando di così. quando ti invito mi snobbi. Esatto, quindi siamo abituati. Vabbè, insomma, adesso abbiamo chiacchierato come forsennati. Comunque già segnatevi Arte in Casa. Arti in casa. Tutto attaccato, comunque metteremo una locandina, metterò insomma in sovraimpressione ancora una volta come si chiamerà questo progetto, e parte subito, nel senso, se già volete cominciare a invitarci, ben Noi venga. siamo pronti. Noi siamo prontissimi, basta che ce lo dite, facciamo i bagagli, veniamo. Possiamo venire fino a Napoli volendo, ma Sei basta che ci sicuro? paghiate il viaggio, perché quello va bene. per forza, ragazzi. E quindi niente, io direi di lasciare i nostri amici con un paio di poesie, una canzone. Ecco, tra l'altro io sono andato a pescare una canzone che non suono da 1000 anni, però il progetto nuovo mi porta a pensare al primo mio successo, che poi mi diede la possibilità di vincere il Festival di Castrocaro, quindi mi sembra quasi di ricominciare da capo, no? Da stasera. Quindi io canterò quella canzone, tu se vuoi leggere qualcosa di tuo, Sì, certo. accomodati. Comincio io? Sì, Allora, parto subito. vai. Leggo questa, 18 gennaio 2024 alle ore 00:37. La notte scende come un foglio bianco e sale questa voglia di scriverti. Sarà la pace fredda di questo letto, lo stare distesa e distante. Sarà questo buio caloroso.
Sarà il sonno che si è dimenticato di me. Forse sono io che ho dimenticato chi sono. Non so cosa, né come, né perché, ma sto scrivendo a te e anche un poco a me. È sempre questa l'ora dei conti senza l'oste, quella dei quesiti sui massimi sistemi. Chissà se mi pensi, chissà se mi vuoi, e per quanti libri legga non trovo risposte. È la notte che diventa teatro per anime perse come noi, attori di periferia senza copione su questo palco improvvisato, a recitare quella parte che abbiamo disconosciuto, ma che torna, seriale, come le strade di montagna che sanno zigzagare dal cielo fino al mare. Brava Tantillo, come Grazie. sempre. Ha la capacità di emozionarmi sempre come la prima volta. Che bravo. Tra sì. l'altro, guardi, questa qui non l'ho messa nell'ultimo libro, mi sa che devo aggiungerla. Quindi chiama l'editore subito, Sì, perché sennò sì, sono sì. guai seri. Tra Sì. parentesi, a parte, insomma, tenendo buono il discorso dell'editore, vi ricordiamo che io e la Tantillo stiamo facendo un disco. Sì. Quindi, insomma, anche qui c'è tanta ciccia da mettere in cantiere, e anche questo, quando uscirà, ve lo porteremo nelle vostre case, semmai fosse di vostro interesse avere 2 scappati di casa così, no? Cioè noi Scappati di casa. noi siamo scappati dalle nostre case per entrare nelle vostre. Sì. Quindi. È Allora, vero. io invece vi volevo proporre una canzone, come dicevo, che ho scritto 1000 anni fa, quando ancora avevo i pantaloni corti, però sta canzone qua mi diede la possibilità di vincere Sanremo, magari. Castrocaro, sì, adesso tanto sognare è gratis. Vabbè, Quindi, Sanremo, di Sanremo, tanto chi va a vedere? Tanto è gratis. Di che hai vinto Sanremo. Esatto, e quindi insomma cantai questa canzone, vinsi un concorso a Verona, proprio all'ombra dell'arena, perché c'era una piccola via dove c'era questo insomma palco, e vinsi questa canzone, con questa canzone in concorso. Io non seppi fino alla fine che cosa dovevo vincere, perché non so se erano coppe o medaglie o piatti, non lo so. Il panino al salame. Il panino al salame, eccetera. Invece poi arrivò una signorina, che tra l'altro è una cantante jazz bravissima, adesso mi sfugge il nome, e mi disse: guarda che come premio vai a Castrocaro direttamente. Madonna. E dico: mamma mia, che meraviglia. Sono andato con un'altra cantautrice milanese e andai là e vinsi proprio la categoria che non c'era, una categoria di brani inediti. Voi sapete, Castrocaro è famoso per aver lanciato la Pausini, ma quindi tutti interpreti. Però in quell'anno lì si dovettero inventare un premio apposta per una musica inedita, proprio perché io facevo musica inedita, e si inventarono quel premio, e mi sembra che ancora oggi quel premio esista, quindi semmai questo premio dovrebbero chiamarlo premio Coccia, perché sono stato io a farlo creare, no? A farlo ideare. E mi ricordo che vinsi con questa canzone e incontrai Lucio Dalla e Demo Morselli, e mi dissero: ma tu che ci fai qua? E dico: se non lo sapete voi che mi avete invitato, pensate come lo posso sapere io. Sta di fatto che vinsi, e poi addirittura andai a giocare con la nazionale cantanti. Io stavo per dare le dimissioni al lavoro, ho detto vabbè, è fatta. Invece Sandro Giacobbe non mi ha chiamato più, mi ha chiamato una volta e poi mai più. Però vabbè, questi sono i casi della vita. Insomma, adesso se me la ricordo con 3 toni e mezzo sotto, perché prima avevo una voce un po' più da giovincello, ve la faccio ascoltare, se mi ricordo quella, le parole, tutto insomma. Dicono che in fondo a quella strada ci sia un negozio piccolo che vende dei cappelli, ci siano copricapi variopinti in tinta unita e di lamè. Dicono che sopra lo scaffale, vicino a quel berretto militare, ci sia un cappello strano impolverato con la scritta all'incontrario proprio sulla fascia blu: Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano un po' italiano che ti vende un sogno in più. Ora
ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Mister Geronimo Mastrillo è un po' come Barnum di quell'America lontana, per pochi spicci vende un'illusione, una menzogna insieme al suo cappello blu. Dunque ti dice che sia solo un esemplare, e invece ne ha una serie tutto uguale. Dice e dice che indossandolo si ferma l'orologio ed il tuo giorno fortunato arriverà. Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà, se crederai. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà, se crederai. Quella Geronimo Mastrillo oppure Geronimo Tantillo. Sembra fatta apposta. A questo no? punto dovrei cambiare il titolo. Geronimo Tantillo non è male. Geronimo Tantillo. Geronima Tantillo, era esatto. Una mia ava. Sì, infatti. Va bene, ragazzi, adesso diamo ancora la parola alla signora Tantillo con una poesia di chiusa alla Geronima, e poi avrete notizie di noi un po' più consistenti, sperando che questo invito di Arte in Casa sia accolto a braccia aperte, insomma. E per chiudere io leggerò questo brevissimo pensiero che ho dedicato non a lei, mi dispiace, volevo dirlo, ma e a una persona che mi è passata accanto. Ti avvicini e si incrinano i pianeti rocciosi, perdono massi e sassi e pietrisco, ed io, perturbata come la coda di una cometa, arrossisco e mi imbarazzo. Vorrei abbracciarti come fa il vento con le tende, e stritolarti come fa il serpente con il daino, e invece mi liquefo come vetro fuso e poi soffiato dai maestri d'arte di Murano. Applausi scroscianti a Geronima Tantillo. A Geronima. Bene ragazzi, allora è stato un piacere, rapido e indolore, però ci è piaciuto star con voi, e quindi alla prossima puntata, che magari sarà più consistente, qui sempre davanti a questi schermi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete il video ad amici e parenti, iscrivetevi soprattutto perché a voi non costa niente, invece a me date una grossissima mano. È vero. E per cui insomma tutte le cose gratis sono belle, no? Quindi iscrivetevi, che tanto non vi costa assolutamente nulla, e avete sempre un contenuto fresco di giornata. Quando vi arriva la notifica sul cellulare, quindi non si può scappare. Va bene, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao.